Ragazzi, è estate, c'avete sempre meno appetito, è vero? Siete inappetenti, mangiate poco perché fa caldo, non so che mangiarmi. Beh, mo ti do un'idea fantastica, o da mangiare a casa o da portarti al mare per caso. Un bel pranzetto a base di melanzane, mezzo al pane, ti faccio una cosa strepitosa da sturbo. Lo vado a far provare, l'ho provata già io ed è una bontà infinita. Rifatelo. Così, tu dici, ma rifamo adesso? Sì, prima che ti dica la ricetta. Mo però ti dico gli ingredienti. Andiamo. Melanzane, pomodorini, mozzarella fior di latte. Poi abbiamo i cipollotti freschi, l'aglio di quello buono, il sale di quello buono, la menta, il basilico, l'olio. Oggi c'ho Toscana, mo decido che ci metto. E poi, raga, il pane. Quindi questo è un panino consigliabile con il pane casareccio. Sì, te devo dire proprio di sì, lo sai perché? Perché le fette di pane sono fette di pane. E il panino sì, è buono, pazzesco, però fette di pane mi dà proprio il senso di casa, di mamma, che ti tagliava il pane, perché i panini una volta non ci stavano, non si mangiavano. Quindi è un po' sto legame con l'infanzia. Mo ti faccio vedere come la famo. Prima di tutto, la melanzana. Tagliamo il culetto, zacchete. Mo famo le fette. Così, spesse, deve essere una bistecca. Tu dici che ti sei mangiato il panino con una bistecca di melanzane. Mettiamo le melanzane così, come fa mamma, perché se no se vedi i video Fiorella e mi dice oh ma perché ne hai messe le melanzane sotto sale? E mo ce metto, ma non te lamentare Fiorella. Metto un po' di sale sulle melanzane in modo tale che perdono un po', come dice mamma, un po' d'amaro e un po' di umidità, ok? Nel frattempo non stai fermo con le mani così che non fa niente, andiamo avanti col lavoro. Ci prepariamo i pomodorini, non dovete usare andare a cercare sto pomodoro, no, non so manco come identificarlo, nemmeno un datterino questo. Cioè, usa però che mi piace, stavo qui al ristorante, ho aperto la cella frigorifera e ho cominciato a vedere i pomodori che c'erano e mi piaceva questo qua rosso perché voglio fare sta cosa dei colori e dei sapori. Buono, pomodoro che sa di pomodoro, non mi stancherò mai da dirlo. Sentite, quando mangiate in questa stagione, sentite il sapore delle verdure, delle zucchine, dei peperoni, ma sentite che sono diversi da quelli che mangiate d'inverno, se ve li mangiate o siete bravi perché mi seguite e mangiate solamente stagionale, ok? Quindi mi raccomando, è importante questo, soffermatevi su delle piccole cose, cioè sul sapore delle verdure, soffermatevi, non dovete soffermarvi solamente quando andate in quei ristoranti altolocati che dite sento il sentore, no, sentite sulle cose basilari, da lì partite poi arrivati ai gourmet se volete andare dentro ai gourmet, però è fondamentale, taglia il pomodoro a metà, tanto sono piccoli, se fosse un po' più grandi, che ne so, tu a casa tua c'è San Marzano o il pomodoro lungo, tagliatelo in più parti, è normale, no? Deve essere tipo le fate una tatolata, come volete a voi. Questi vanno benissimo tagliati a metà perché sono piccolini. Ma che serve? Gli aromi, i profumi. Ma come fai a non mettere la cipolla e l'aglio su sta roba? Ce la devi mettere per forza. Se non ce la metti, amico mio, non sarei felice. Vuoi essere felice? Mangia la cipolla e l'aglio. L'aglio, guarda che aglio, ancora c'ho l'aglione qua da Valdichiana e cipollotto. Mettiamone due, vai, così. Non ti piace l'aglio e la cipolla? Io non ci credo perché tu mi segui e se mi segui sarai anche iscritto, è vero? Ti faccio l'indovinello. Poi vengo a vedere, che stai a vedere se mi stai a vedere se ti è iscritto o no. Iscriviti, dai, perché mancano pochissimi iscritti per arrivare a 1.000.000. Voglio arrivare a 1.000.000 di iscritti prima possibile, vi prego. Entro ottobre, questo è il limite massimo, se no non vado avanti con la ricetta, Dai. Quindi, prima camicetta del cipollotto, togliamo le radici, eccole qui, togliamo questa parte esterna, dai, e ci siamo. Aglio, così, questo è un aglio pazzesco ragazzi, e dovete sprecare meno possibile, perché è un'opera d'arte quest'aglio, guardate che spicchi, guarda che belli. La cosa bella è il profumo che hanno questi agli. Voi dovete far caso a una cosa. Quando trovate un aglio che è leggermente macchiato, marroncino, così, odoratelo, annusatelo e sentite la differenza.
Un'altra cosa che dovete fare, annusate quell'aglio che vendono in bustine già pelato, sentite il profumo e vi rendete conto la differenza di un aglio buono, ma buono che vuol dire non deve essere forza l'aglione della Val di Chiana, può essere l'aglio che sta vicino a casa vostra, ci sono tanti agli in tante regioni italiane, quindi vedete sul vostro territorio che agli ci sono e acquistate quegli agli, così camminano poco, roba vostra del territorio e siete stati sostenibili e pure furbi, ok? Metto la Toscana e questo è un olio di un cliente che viene qui a trovarmi, ha detto devo far provare l'olio mio, c'ho il frantoio in Toscana, tutto quanto, così, i tattoli si chiama, e veramente è un buon olio, ma come tutti quanti gli oli toscani c'ha una bella personalità. Tu dici, ah, ma usi l'olio toscano, tutti sti soldi per fare sta melanzana? Io non ce la faccio più a spiegarvelo. Nel senso, stai a usare le melanzane, due pomodorini, dico bene, chef, un pezzo di mozzarella e il pane, usando un olio brutto, che non è buono, che sa di rancico, che è un olio chissà da dove viene, rovinerai sto panino. Quindi devi godere quando mangi, ti si sono girati gli occhi e devi controllare tutti i dettagli. Accendiamo, l'olio deve essere ben caldo, ok? Asciughiamo bene la melanzana, guarda qui la superficie, guarda, fai vedere bene l'acquetta che comincia a fuoriuscire, perché il sale che fa? Chiama l'acqua. Se l'avessi tenute più tempo avrei messo uno scolapasta, le avete tenute in sospensione, non a contatto del piatto. Qui io sto facendo passare, che so passare 5 minuti, tempo che abbiamo iniziato. Quindi adesso vado, le asciugo un pochettino, così si leva anche un po' il sale in superficie. Ok. E adesso le andiamo a cuocere. A proposito di quel discorso che vi facevo del gusto dei pomodori, di quando si mangia una cosa anche semplice, io ho un ricordo indelebile. E Favignana, che cazzo c'entra? Ma lo dico io, che c'entra? Lo dico io perché stavo con Camera Woman, quindi si parla proprio all'inizio del nostro rapporto, circa una decina d'anni fa, e in un agriturismo ci fecero mangiare una melanzana grigliata, una delle più buone cose che ho mangiato in vita mia, un gusto, un sapore fantastico. Perché? Immaginate quella melanzana che fatica ha fatto per uscire fuori dalla roccia. Favignana è tutta roccia, a uscire fuori da quella roccia e poi a fare sto frutto. Immaginate con quella poca acqua che viene, tutto quanto. Era un qualcosa di eccezionale, era un tributo alla natura quella melanzana. Pazzesco, ecco, c'è i brividi, ciò. Quindi, quando mangiate le cose, sentite i gusti, anche delle cose semplici, sentite. Allora, si sta cuocendo. Mettiamo un pezzo di aglio, così, sopra ogni melanzana. Un pezzettino, così, bene, bene, bene. Ops. Qua, basilico, così. Un po' di menta, così. Così si insaporiscono bene, 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 bene. Guarda, qua, così mettiamo. E la lasciamo cuocere. Piano piano, come se fosse la fettina in padella che te fai. Ti ricordi la fettina in padella che te fai? Così, alla stessa maniera. Quindi scegliete una temperatura, dobbiamo rosolarle, quindi non essere rosolate esternamente, e dentro si devono cuocere alla perfezione, devono diventare morbide. Così, piano piano. La cosa migliore sicuramente è una padella antiaderente. Guarda qua, devono essere così. Levo le verdure, guarda, faccio così, le sollevo. Se no poi se bruciano si mette a contatto con la padella. Giro. Ed ecco qua, guarda che meraviglia. Adesso ci cominciamo a mettere, di nuovo rimettiamo le erbette, così insaporisco. E faccio lo stesso in tutte le altre. Dici, vabbè, ma tutto sto tempo. E dai, te devi coccolare. Sente coccoli te, chi te coccola? Vai, così. Guarda che bel colore che sta prendendo, piano piano. Mentre si finiscono di cuocere le melanzane, guarda che devi fare. Metti i pomodori, qua lateralmente. Così. Belli, yeah. Beh, senti il rumorino. Ah, che piacere, ragazzi. Yeah. Dove stanno i buchetti? Mettici i pomodori. Dove stanno i buchetti? In fila. Intrufolati. Intrufolati. Cipollotto. Sì, ok. Butti qua sopra, così. Bello, yeah, profumato. E mo un po' di sale. Come godi, eh?
Guarda che colori, guarda che te stoppavo. Un po' di pepe, se te ci piace puoi mettere il peperoncino, fammi te pare a te. Che è? Ah! E nel frattempo che fai? Ti prepari col pane. Oggi c'abbiamo sta pagnottella, guarda che bella. Rustica, figa, quei semetti, un po' di semetti. Tagliamo a metà, due belle fette di pane, di quelle ignoranti. Se del giorno prima ancora meglio, perché si taglia ancora meglio quando il pane è vecchio. Ok? Belle fette. Ok? Vediamo adesso come stanno le melanzane. Vedi come va il coltello, guarda. Va a fondo bene, è cotta la melanzana. È perfetta. Perfetta. Mamma mia. Spengo tutto. Mettiamo le melanzane qui. Perfetto. Le accomodiamo qua, lasciamo qui i cipollotti, metto questi pomodorini qua, c'è un profumo pazzesco, lo sapete che vuol dire pazzesco? Eccezionale, dolce, estivo, da paura. Rimettiamo qua sul fuoco, pane, che bene si scalda, ok? Gli facciamo fare un po' di spazio qua al cipollotto, aggiungiamo un altro goccetto d'olio, che è così, così, ecco qua, e facciamo diventare dorato il pane, come piace a noi, ok? Così lo volevo, E adesso, fior di latte. Semplice, semplice, capito? Buona qui. Copriamo e aspettiamo che la mozzarella si scioglie. Si lascia proprio andare così. Oh! Guardate qua che meraviglia, ragazzi. Siete pronti? Olè. Melanzane. Guarda sta mozzarella come va. Tiè. Così. Mettiamola qua, così. Bella. Pomodorini. Tiè. Così. Meravigliosi. Tiè. Poi non ce la metti il cipollotto? Ok. Poi basilico. E mo la fetta di pane. Però andiamo a sappiare un bicchiere di vino, dai, che fai? Non te lo bevi un bicchiere di vino? C'ho sede, c'ho fame, c'ho tutto, Allora tu dici che te bevi? Raga, c'è sta il pomodoro. Non può essere un rosso, anche se non tante volte le persone dicono che anche il rosso degli intenditori poi si può abbinare col pomodoro. Su una zuppa di pesce, per esempio, assurdo, ma ci può stare benissimo un vino rosso. Qui in questo caso invece ci abbiamo rosato, così mettiamo d'accordo tutti, nel bianco e nel rosso. Ci abbiamo 12,5, Barbaglione, rosato del Salento. E i pugliesi, lo sapete, rosati e vini rossi, i batti. Senti come scrocchia. Chef, vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Allora, aspetta pure un bicchiere di vino, che fai? Non bevi pure te? E dai, E dai, Buono, buono. Oh, bistecca di melanzane dentro al pane. Meraviglioso. Basta questa carne rossa. Mangiatene di meno. Mazza è buono, Buono proprio, raga. Alla vostra, ha un'estate meravigliosa. Lo sarà.